Se sei un imprenditore, un libero professionista, un manager o comunque una persona che ha a che fare ogni giorno con la comunicazione, online, offline, le email, i social e quant'altro, ti suggerisco di guardare fino in fondo questo video. Andremo ad analizzare insieme quali sono i cambiamenti epocali che oggi ogni azienda deve assolutamente non sottovalutare grazie all'avvento dell'intelligenza artificiale e ovviamente di tutti gli aspetti tecnologici che di giorno in giorno cambiano ed evolvono in maniera veramente molto rapida e veloce. Ecco perché, come dico sempre, rimanere ancorati alle proprie abitudini, il "ma io ho sempre fatto così, ma noi facciamo così da tantissimo tempo", ovviamente oggi più che mai è veramente molto, ma molto pericoloso. Condividerò alcune slide, così andremo ad approfondire questi temi. Quindi ti ripeto, se questo è un argomento che in qualche modo può aiutarti a cambiare, a migliorare la comunicazione nella tua attività, qualsiasi essa sia, ti suggerisco di rimanere fino alla fine. Quindi comincio a condividere le slide e eccomi qua. Metto anche gli occhiali così ovviamente vedo meglio. Come cambia la comunicazione aziendale nell'era della intelligenza artificiale? Beh, il panorama della comunicazione aziendale sta vivendo veramente una trasformazione radicale. Vedo ancora molti imprenditori, liberi professionisti che sono un po' restii, no? Ma sì, vediamo, ma ho fatto senza fino ad oggi. Certo, è una tua scelta, però tieni presente che i tuoi concorrenti non stanno ad aspettare te e i tuoi tempi. Il mercato si evolve, ma soprattutto anche i clienti, i potenziali clienti, i consumatori sono cambiati, sono profondamente cambiati soprattutto in questi ultimi anni per un insieme di motivi, la pandemia, i cambiamenti delle abitudini, l'avvento dell'intelligenza artificiale, quindi anche del modo in cui i nostri potenziali clienti si informano online prima magari di fare una scelta. Oggi i clienti sono tutti molto più informati o pensano di essere più informati a volte, sono più diffidenti, sono bombardati ogni giorno, come vedremo tra qualche slide, da centinaia e centinaia di offerte e di proposte commerciali. Riuscire quindi a far emergere te, la tua azienda, il tuo messaggio, oggi è veramente più difficile, non impossibile, bisogna solo diventare molto più bravi e molto più esperti. Ovviamente in questo video non parlerò di aspetti tecnici legati alla intelligenza artificiale, anche se io la so utilizzare benissimo, ma lascio questo compito a molte altre persone. Ci sono tantissimi tutorial sul web che ti spiegano come usare l'intelligenza artificiale, su quale tasto devi pigiare. Qui arriviamo più nella parte strategica, cioè come l'intelligenza artificiale può aiutare te, la tua azienda e la tua attività a comunicare meglio con il mercato e quindi ovviamente ad ottenere risultati più interessanti. C'è stato un cambiamento epocale, anzi, meglio, è in corso un cambiamento epocale. C'è un'evoluzione tecnologica molto accelerata, la velocità del cambiamento tecnologico è veramente esponenziale, soprattutto in questi ultimi 2 anni. Ciò che era innovativo ieri, oggi è già obsoleto. Vediamo una novità, viene lanciata una novità che ci sembra sconvolgente e di lì a qualche giorno c'è un'altra novità di un'altra piattaforma, di un altro sistema che ci sembra ancora più sconvolgente. Fra un po' forse non ci sconvolgeremo più perché siamo quasi abituati, assuefatti al fatto che ci sono continuamente aggiornamenti. C'è un'intelligenza artificiale che ormai è diventata pervasiva. L'AI non è più un'opzione, ma una necessità strategica. Sta rivoluzionando ogni aspetto del business e anche della nostra vita privata. Quindi nuove aspettative da parte dei clienti. I clienti oggi vogliono risposte immediate e personalizzate. Non accettano più la comunicazione di massa uguale per tutti. Lo scenario attuale quindi è di mobilità continua, i clienti accedono alle informazioni ovunque, in qualsiasi momento, dallo smartphone, dal tablet, dal computer. C'è un sovraccarico informativo, le persone sono bombardate da migliaia di messaggi ogni giorno. Ecco perché è più difficile far arrivare il nostro messaggio, perché in un mondo in cui tutti urlano, o tu urli ancora più forte o trovi un modo per distinguerti. Le aspettative spesso dei clienti sono immediate. Il tempo di risposta accettabile è passato da giorni a secondi. Succede anche a noi, vedo che magari ci mandano una mail e magari tardiamo a rispondere 10 minuti e arriva un'altra mail: "Ah, ma vi ho mandato la mail, non so se l'avete vista, ho bisogno di quella risposta". È così, succede in tutte le aziende. Ecco perché più riusciamo ad automatizzare, ma mantenendo l'umanità e
usare anche l'intelligenza naturale sicuramente può aiutarci. Il cliente B2B, business to business, è cambiato. Fa molte ricerche indipendenti. Il 70% del processo di acquisto avviene prima del contatto con il venditore. I decisori cercano autonomamente informazioni online, a volte in modo corretto, a volte meno, ma lo fanno. Ci sono decisori multipli. Le decisioni di acquisto coinvolgono mediamente tra le 6 e le 10 persone, scusa, ognuna con esigenze informative diverse. Aspettative da B2C, i clienti B2B, business to business, si aspettano la stessa esperienza personalizzata e immediata che ricevono come consumatori quando fanno degli acquisti personali. Il consumatore B2C oggi è cambiato anche lui, sempre connesso. In media controlla lo smartphone 150 volte al giorno. Non esiste più distinzione tra online e offline. È immune al marketing tradizionale, ignora quasi automaticamente la pubblicità invasiva, cerca autenticità e contenuti rilevanti ed è influenzato ovviamente dalle community, si fida più delle recensioni che non da quello che tu racconti della tua azienda o del tuo prodotto. Il vecchio detto dice no, mai chiedere all'oste se il suo vino è buono, cosa vuoi che ti risponda? Ti dirà che è buono e quindi oggi le persone sono più diffidenti. Non si fidano di quello che gli raccontiamo noi dei nostri prodotti o dei nostri servizi, ma sono molto più inclini a farsi influenzare dalle recensioni, da ciò che dicono altri clienti, soddisfatti, mi auguro, ma anche purtroppo quelli insoddisfatti. Quindi c'è una obsolescenza dei modelli tradizionali. Comunicazione unidirezionali, cioè messaggi dall'azienda al cliente senza dialogo reale, non funzionano praticamente più. Contenuti standardizzati, stessi messaggi per audience diverse, non funzionano più o sono molto meno efficaci. Tempi di risposta lenti, processi di approvazione rigidi e burocratici fanno sì che il potenziale cliente scelga un nostro concorrente. Quindi grande attenzione a questo aspetto. Quali sono quindi le nuove priorità della comunicazione? Innanzitutto personalizzazione, contenuti su misura per segmenti specifici e singoli individui. Parlo spesso di buyers personas, non a caso uno dei servizi che più mi vengono richiesti è proprio quello della individuazione dei buyers personas di un'azienda con tutta poi la strategia per poterli andare a contattare nel modo corretto. Il nostro, sales and marketing report è sempre molto richiesto, ma negli ultimi mesi ancora di più. L'intelligenza artificiale permette oggi ciò che fino a ieri era impossibile. Chiedono anche autenticità, comunicazione trasparente e coerente con i valori aziendali. I clienti premiano l'onestà, quindi attenzione a ciò che comunichiamo e come lo comunichiamo. Velocità, reattività immediata a eventi, feedback e crisi. Chi risponde tardi perde credibilità, perde clienti e perde fatturato. Conversazionalità, dialogo bidirezionale che crea relazioni durature. La comunicazione è diventata una conversazione. I nostri clienti o potenziali clienti vogliono dialogare direttamente con noi, con il nostro customer service, spesso direttamente con noi e così via. Quindi è cambiato veramente molto anche da questo punto di vista. Questi sono tutti cambiamenti a cui non possiamo sottrarci. Il mercato non aspetta noi. L'intelligenza artificiale quindi può essere anche e soprattutto al servizio della customer experience, perché possiamo analizzare grandi volumi di dati, ciò che prima comportava lavori di ore, giorni o addirittura settimane, oggi l'AI la può elaborare nel giro di qualche secondo e quindi questo sicuramente velocizza il tutto. Possiamo prevedere i comportamenti con un'analisi previsionale, con un marketing predittivo, quindi essere proattivi e non solo reattivi. Sentiment analysis, certo, comprendere le emozioni e il tono dietro i messaggi che riceviamo, le recensioni che riceviamo, i commenti che riceviamo sui social. Questo ci aiuta ad adattare la comunicazione di conseguenza. E segmentazione avanzata, creare microsegmenti basati su comportamenti reali dei nostri potenziali clienti, permette messaggi ipermirati e ovviamente iper efficaci. L'empatia umana però è insostenibile, come dico sempre, grazie all'intelligenza artificiale che ci aiuta, ci velocizza tanti processi,
ma dobbiamo sempre metterci quel pizzico di intelligenza umana, l'empatia umana, che va poi a scaldare veramente quel messaggio. Una delle cose che insegno sempre nei corsi strategici, proprio sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, è possiamo creare il prompt più efficace e mirato del mondo. Possiamo avere un progetto all'interno del nostro strumento di AI fantastico, con tantissime informazioni, ma ciò che può ammazzare tutto questo è il mero copia e incolla. Quindi qualsiasi sia il risultato che l'intelligenza artificiale ti dà, per quanto possa essere centrato e entusiasmante per certi aspetti, mettiamoci sempre quel pizzico di empatia umana, la nostra esperienza, la nostra empatia, il nostro modo di comunicare, il nostro, come viene chiamato in gergo, tone of voice, che nessuna intelligenza artificiale, almeno ad oggi, riesce a replicare al 100%. Creatività autentica. Le idee veramente innovative nascono dall'intuizione umana. Io infatti utilizzo spesso e insegno a molti imprenditori e liberi professionisti come utilizzare l'intelligenza artificiale per le fasi di brainstorming, per avere nuove idee, per approfondire certe idee, per scartarne altri, per fare un'analisi predittiva su tante idee che ci sono venute, su quali potrebbero avere maggiori probabilità di avere successo. Giudizio etico. Le decisioni etiche richiedono una sensibilità umana, che per quanto sia l'intelligenza artificiale spesso non può avere, non è programmato per questo, quindi attenzione, ecco perché è importante. E poi connessione genuina. I clienti percepiscono quando c'è un essere umano dietro il messaggio. Io stesso ricevo spesso, ogni giorno, email o messaggi sui social che sono dei meri copia e incolla dall'intelligenza artificiale, scritti anche grammaticalmente in maniera ineccepibile, ma sono freddi, sono vuoti. Si vede che dietro non c'è un essere umano, ma c'è una macchina. E con tutto il rispetto per la macchina, ma noi esseri umani possiamo fare quel qualcosa in più. E anche tu puoi fare qualcosa in più. Ovviamente l'intelligenza artificiale crea anche dei paradossi. Più automazione, con maggiore velocità, ma maggior bisogno di tocco umano, perché più materiali produco, più contenuti produco e quindi più c'è bisogno poi del tocco umano, della nostra empatia umana di cui parlavamo nella slide precedente. Più dati analizzati, ma quindi maggiore necessità di interpretazione creativa. Certo, possiamo chiedere all'intelligenza artificiale, una volta inseriti, tabulati, file e quant'altro, di farci anche un'analisi, di interpretare quei dati, e spesso lo fa anche in maniera molto interessante, ma serve sempre quel tocco finale da parte nostra, perché la nostra curva di esperienza che abbiamo maturato nei nostri mesi, anni o decenni nella nostra attività, nessuna macchina ad oggi perlomeno può averla. Più velocità tecnologica, però maggior valore della riflessione approfondita. Abbiamo più idee, più brainstorming, più contenuti, ma ancora una volta dobbiamo riflettere. Questo sarà quello giusto? Quale andrà meglio? Come posso modificarlo? Come posso comunicare questo messaggio in modo efficace a quel cliente in particolare? Più canali digitali, maggiore importanza della coerenza del messaggio. Spesso oggi le persone e ovviamente le aziende sono omnichannel, come si suol dire, magari su un canale YouTube come questo per ciò che mi riguarda, ma magari poi la pagina Facebook, il profilo personale di Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, X, ex Twitter e così via, solo per citare i più, diciamo, diffusi. E quindi serve anche una coerenza comunicativa in tutti questi canali social, perché anche i nostri potenziali clienti non ci seguono solo su un canale, ma spesso anche loro, essendo su più canali, vedono magari il nostro messaggio, il nostro modo di comunicare su più fonti, e quindi se non c'è coerenza rischiamo veramente di creare confusione. Ecco perché mai come oggi è fondamentale ridefinire il tono di voce aziendale. Quindi il mio suggerimento è: 1, audit della comunicazione attuale. Analizzate tutti i vostri materiali comunicativi, cercate incongruenze e messaggi con il vostro tone of voice. Definizione dei valori comunicativi. Identificate 3-5 caratteristiche che devono emergere in ogni comunicazione. Più siamo specifici e coerenti e più saranno efficaci questi messaggi. Creazione di linee guida concrete.
traducete i valori in esempi pratici, mostrate il prima e il dopo con i casi reali. Le persone non hanno bisogno spesso di caratteristiche tecniche, ma hanno bisogno di sapere che cosa quel prodotto o quel servizio potrà fare per loro. Quindi il risultato finale. Quindi se tu spieghi al tuo cliente tecnicamente tutto ciò che c'è dentro al tuo prodotto, le probabilità di annoiarlo dopo 0,1 secondi sono elevatissime. Se invece tu spieghi come quelle caratteristiche tecniche possono soddisfare dei bisogni, possono risolvere dei problemi, possono dare dei benefici al tuo cliente o consumatore finale, tutto cambia. Quindi attenzione quando crei delle presentazioni, delle comunicazioni a questo aspetto perché è fondamentale. E poi formazione continua, non lo dico perché sono di parte e mi occupo di formazione, ma coinvolgete tutti i collaboratori. Il tono di voce deve essere uniforme. Infatti uno dei corsi di formazione che mi richiedono spesso, soprattutto negli ultimi mesi, è proprio questo, quello di dare un tone of voice che sia uniforme all'interno dell'azienda, partendo dal top management a quello che risponde al telefono, che spesso, non per sottovalutarlo, ma è poi il primo approccio che un potenziale cliente ha con la nostra azienda. E quindi anche e soprattutto quelle persone vanno formate su questi aspetti. Questo è un altro aspetto fondamentale che purtroppo molte aziende ancora stanno sottovalutando o non stanno tenendo in debita considerazione. Costruire contenuti agili, quindi approccio modulare, create contenuti che possono essere riutilizzati su più canali. Stile conversazionale diretto, non troppo artefatto, troppo finto. Quindi scrivete come parlate, in modo naturale e diretto. Ecco perché serve sempre quel tocco umano da qualsiasi output sia uscito dall'intelligenza artificiale. Misurazione continua. Analizzate cosa funziona e cosa non funziona e adattarsi rapidamente. Oggi l'online soprattutto ci permette di avere dei feedback in tempo reale e quindi non avere poi la stessa velocità nel sapere analizzare quei feedback e correre ai ripari o fare quelle modifiche necessarie significa perdere delle opportunità. E poi formato multimediale, alternare testo, immagini, video e audio per mantenere l'attenzione. Ecco perché soprattutto sui social è importante scrivere dei post, inviare delle newsletter, magari podcast, magari dei video e quant'altro, perché questa varietà mantiene elevato il livello di attenzione dei nostri potenziali clienti o dei nostri clienti. Come possiamo quindi implementare nella nostra attività l'intelligenza artificiale mantenendo l'umanità? Beh, l'implementazione ottimale combina l'efficienza dell'intelligenza artificiale, velocità, capacità di analisi elevatissima, con la supervisione umana. Questo non va mai dimenticato. Quindi mantenete sempre il controllo finale sulle decisioni critiche. Posso chiedere un suggerimento all'intelligenza artificiale, posso far fare un'analisi predittiva all'intelligenza artificiale, ma la scelta definitiva spetta sempre a noi, cioè l'intelligenza umana. Possiamo certamente prendere spunto, possiamo certamente far fare un'analisi critica con i pro e i contro. Attenzione perché l'intelligenza artificiale ha un effetto, il cosiddetto effetto eco, per cui tende a darci ragione. Cioè se io scrivo, ad esempio, è vero che se io faccio questa cosa posso avere più clienti, le probabilità che l'intelligenza artificiale trovi un modo per dirci sì, è vero, può darti maggiori clienti sono molto elevate. Si chiama effetto eco. Ecco perché spesso, anch'io nelle mie attività, ed è quello che insegno nei miei corsi di formazione agli imprenditori e ai manager, dico sempre di chiedere all'intelligenza artificiale di fare un'analisi senza pregiudizi e senza preconcetti, mettendo pro e contro di ogni idea. Non gli chiedo se è bella quell'idea, gli chiedo analizza e dammi i pro e i contro di questa idea. Ecco che così ho un'analisi più obiettiva e non inficiata dall'effetto eco di cui parlavo prima. E questo ovviamente ci permette poi di prendere noi, come esseri umani, la decisione sicuramente più efficace. Lavorare sulla brand reputation digitale, fondamentale, lo è sempre stato, ma a maggior ragione. Quindi monitoraggio continuo, utilizzate strumenti avanzati per tracciare ogni menzione del vostro brand, nulla deve sfuggire, ci sono 1000 programmi, 1000 strumenti che ci permettono di fare questo, non devo stare tutto il giorno sul web a vedere se qualcuno parla di me. Possiamo automatizzare questi aspetti, da quelli più semplici,
Google Alerts, per esempio, ad altri più complessi che ovviamente hanno anche dei meccanismi e delle dinamiche molto più approfondite. Risposta rapida. Intervenite entro un'ora sui commenti critici. La velocità dimostra attenzione e rispetto nei confronti dei nostri clienti. Coinvolgimento della community. Trasformate i clienti soddisfatti in ambasciatori. La loro voce è più credibile della nostra. Come ho detto all'inizio, noi possiamo raccontare che il nostro prodotto o servizio è fantastico, ma la stragrande maggioranza delle persone non crederà o non sarà così convinta da ciò che noi gli diciamo. Sarà molto, ma molto più influenzata, positivamente o negativamente, dalle recensioni dei nostri clienti, cioè da chi ha già usufruito dei nostri prodotti o servizi. E narrazione deve essere proattiva, non limitatevi a rispondere, create contenuti che raccontano i vostri valori attraverso storie. Ecco perché l'importanza dello storytelling sta crescendo sempre di più. Dobbiamo cioè creare una cultura della comunicazione evoluta. Alcuni numeri senza annoiare. 73% è la percentuale di aziende che ottiene migliori risultati con una cultura comunicativa diffusa, omni-channel, come dicevo prima. 92% è la percentuale di clienti che notano inconsistenze nella comunicazione tra diversi reparti aziendali. Ecco perché avere un tone of voice aziendale uniforme è importantissimo. 8 ore, e ancora una volta non lo dico io, ma sono diversi studi che lo hanno dimostrato, è il minimo di ore mensili di training sulla comunicazione consigliata per ogni collaboratore. E anche questo è un aspetto che non va assolutamente trascurato. Quindi l'evoluzione tecnologica ci offre tante opportunità, ma dobbiamo saperle utilizzare in maniera sapiente. Vediamo alcuni esempi virtuosi velocemente di chi sta già innovando. Nel settore bancario, ad esempio, banche che utilizzano l'AI per offrire consulenza personalizzata in tempo reale, mantenendo però l'empatia umana. Nel settore sanitario, provider sanitari che combinano diagnosi e AI con il tocco umano del medico, che deve sempre dare ovviamente la parola finale nelle consultazioni virtuali. E poi nel settore manifatturiero, sono solo alcuni esempi, aziende manifatturiere che predicono necessità di manutenzione prima dei guasti delle macchine, comunicando proattivamente e quindi evitando magari dei fermi macchina, dei danni alla produzione. Anche questo è un aspetto molto importante. Ma c'è un ma fondamentale. Spesso sono le resistenze al cambiamento che rallentano questi processi nelle aziende. Identificare i campioni interni, cioè trovate appassionati di innovazione in ogni reparto e saranno i vostri ambasciatori del cambiamento. Trovateli, ci sono sicuramente. Dimostrare risultati rapidi. Implementate progetti pilota con metriche chiare, cioè devo sapere quale risultato mi aspetto facendo quella cosa. Altrimenti se il risultato è nebuloso, non riuscirò mai a capire se effettivamente quella cosa ha creato un risultato positivo oppure no. Formazione personalizzata. Offrite training differenziati per diversi livelli di competenze digitali. Ci sarà quello che deve solo usufruire di alcune informazioni e quindi deve avere un certo tipo di preparazione, ci sarà invece qualcun altro che deve fare analisi predittive, dati e quant'altro e quindi avrà bisogno di una formazione diversa. Eliminate il timore dell'inadeguatezza. Spesso in azienda mi sento dire da imprenditori, da manager, anche da aziende insomma abbastanza importanti: "Ah sì, ma dei social se ne occupa quella ragazza o quello del centralino o quello che siccome è uno smanettone, quindi nel tempo perso ci dà un'occhiata a lui". Attenzione perché i social non sono un gioco, o perlomeno possono essere un gioco nel momento ci giochi da solo per le cose tue, ma quando si tratta della tua azienda, della tua attività, allora non è più un gioco, diventa una professione e va fatto in modo professionale. Quindi devi scegliere e formare le persone per far sì che facciano tutto in modo corretto. E poi ascoltare le preoccupazioni, come dice nel punto 4. Create canali per raccogliere feedback onesti. Molte resistenze nascono dalla mancanza di ascolto. Quando vogliamo imporre un cambiamento, la maggior parte delle persone della nostra azienda, magari intimorita dal fatto di doverci contraddire o quant'altro, se ne sta zitta, però poi non fa quello che dovrebbe fare o non lo fa nel modo corretto. Quindi cerchiamo di abbattere queste barriere, la paura dell'errore. Insegniamo alle persone come utilizzare questi strumenti in modo corretto in base alla loro responsabilità e in base ovviamente alla loro mansione.
Se dovessimo chiudere questo video con un piano di azione, ecco, in questi 4 punti ho individuato un piano proprio di azione, quindi da dove iniziare, una classica to-do list. Quindi assessment, valutate la vostra comunicazione attuale e identificate ovviamente i punti deboli e le opportunità. 2. Strategia. Definite visione, obiettivi e metriche, allineate la comunicazione agli obiettivi aziendali. E poi ovviamente l'implementazione. Scegliete strumenti e processi adeguati, formate il personale sui nuovi approcci, altrimenti incappiamo nell'errore di cui avevamo parlato qualche secondo fa. E poi misurazione. Se non misuriamo non potremo mai capire se quello che stiamo facendo sta producendo i risultati. Quindi monitorate i risultati costantemente, adattate le strategie in base ai dati raccolti. E come ho detto, l'online soprattutto ci permette di farlo in tempo reale. Voglio chiudere con questa riflessione. Il futuro appartiene a chi sa comunicare. Lo è sempre stato, ma oggi a maggior ragione. Le aziende che sapranno comunicare meglio saranno quelle che domineranno i mercati del futuro. E non è più un'opzione sapere comunicare meglio, ma una necessità strategica. Iniziate oggi a ripensare alla vostra comunicazione. Il cambiamento non aspetta, i concorrenti non stanno ad aspettare i nostri tempi e i nostri modi o le nostre titubanze o indecisioni. L'intelligenza artificiale è solo uno strumento. Siete voi con la vostra visione a fare la differenza. Quindi mantenete sempre l'umanità al centro. Se in qualche modo questo video ti ha dato qualche spunto, ti ha fatto riflettere su alcune cose, vuoi avere altre informazioni di questo tipo, ovviamente il mio suggerimento è quello di cliccare sul mi piace, magari seguire il canale attivando la campanella e ovviamente noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!